Ciao a tutti, ma quanto è bello questo autunno! Anche oggi approfitto della bellissima giornata che c'è stato fuori. Voglio lavare a fondo la stanza da letto. Voglio soprattutto lavare bene le tende e eliminare più polvere possibile. Se io elimino la polvere, magari a fatica un giorno, però dopo mi viene molto più facile mantenere la casa pulita. Oggi puliamo con un nuovo aspirapolvere che mi è arrivato. Non tutti si permettono di avere Dyson e Ecovacs in casa, questi aspirapolveri costosi. Ho ritenuto giusto di accettare anche questo aspirapolvere che è molto economico e soprattutto valido. Il Ulteni Q10 Pro, aspirapolvere senza fili. Autonomia di 35 minuti, filtrazione a 5 fasi. Quello che mi ha colpito di questo aspirapolvere è che separa la polvere e lo sporco di diverse dimensioni per evitare l'intasamento del filtro. Quando voi aspirate proprio ve ne accorgete come ci sono delle particelle di polvere molto fine e poi ci sono tipo quelli che sono fatti come tipo cotone, ecco, per intenderci. Ha un designer molto bello. E quando l'ho visto la prima volta è molto carino, è bianco e lo descrivo come molto femminile. Ha una specie di touchscreen che è molto pratica e molto comoda. Quando noi lo clicchiamo lui parte nella massima aspirazione. Il Ultenic offre una garanzia di 2 anni sul prodotto e un'assistenza tecnica a vita. Filtra fino al 99% di polvere, polline e allergeni. Cattura le particelle fino a 0,3 micron. Il materasso lo aspiro una volta a settimana quando cambio di solito la lenzuola. Prima aspiro il materasso e ogni volta mi rimango così da quanta polvere trovo. C'è anche questo spazzolino a proposito che è molto morbido e non danneggia il tessuto, le tende, è facile da lavorare. Per quanto dicevo che lui separa la polvere, adesso vi faccio vedere, come vedete c'è come tipo cotone e ci sono anche delle particelle fine. Anche le rose che sono nella scatola accumulano tanta polvere. Ogni tanto prendo il phon e provo a eliminare la polvere. A volte capita che puliamo bene la casa e dopo un paio di giorni vediamo di nuovo tanta polvere. Ecco, bisogna eliminare la polvere sotto i mobili, cioè tipo distaccato dal pavimento proprio sotto il mobile. Se noi eliminiamo bene, vedrete che la polvere sparisce. Lavo bene anche i termosifoni. Questi giorni abbiamo cambiato tutti i termosifoni in casa nuovi e anche la caldaia, visto il prezzo che si deve alzare sul gas. Abbiamo preferito, ecco, di fare questo investimento. Abbiamo ad esempio i nostri caloriferi avevano 2 colonie, li abbiamo messi in 3 colonie. In teoria quando ci sono più colonie di conseguenza si scalda prima la casa e poi la caldaia che l'abbiamo messa promette un risparmio di 35% del gas. Dopo vediamo se veramente è così.
Ogni volta che pulisco la stanza da letto sono sempre più convinta della scelta che ho fatto per quanto riguarda i mobili, il letto, soprattutto il letto rialzato. Ho sempre avuto il letto, quelli che contenitori sotto, che tipo non hanno i piedini. Ed era sempre per me devastante di spostarlo, la polvere che accumulava. So che tanti di voi state facendo le modifiche in casa, chi si è comprato la casa adesso, quello che leggo insomma dai vostri commenti, dai vostri email che mi mandate, cosa vi posso dare un consiglio di comprare i mobili rialzati, non vi immaginate quanto vi aiuterà a tenere la casa pulita con meno sforzo.
Adesso facciamo alcune preparazioni, non proprio piatti veri e propri, però una preparazione che vi aiuterà molto ad accelerare sulle vostre preparazioni, soprattutto per chi lavora, per chi ha poco tempo o anche per la comodità vostra. Ho grattugiato bene la carota, il peperone, ho tritato bene il sedano, pulisco la cipolla e facciamo intanto un soffritto. Non ne ho più i pomodori freschi dall'orto perché ho preferito mettere dentro questi che li abbiamo noi conservati. Mentre si prepara il soffritto vado avanti con le nostre preparazioni e la barbabietola lo grattugio. Pensate che la barbabietola è molto ricca di fibre, è molto utile anche a chi è in gravidanza per promuovere una corretta formazione e crescita dei tessuti embrionali. Aiuta a regolare anche il livello di glicemia, di colesterolo. D'inverno amo fare le zuppe con la barbabietola, soprattutto i miei figli amano molto, però è tanta perdita di tempo con loro. Bisogna pulirli, grattugiarli, ogni volta anche si sporca tanto la cucina e io preferisco metterla in sottovuoto e metterla al congelare. Il soffritto si è già raffreddato, ho messo la pellicola sotto e lo metto in congelatore. Guardate, faccio questo, una volta che si è congelato, lo prendo dal congelatore e lo taglio ai quadratini, le misure che mi servono. Ad esempio, se noi mettiamo anche a congelare un po' di polpette di pesce o di carne o tipo involtini di verza, il soffritto prende tanto tempo. Invece il soffritto nel mangiare è importante perché dà un sapore molto particolare e più buono, giusto? Per cui immaginate che volete fare un po' di polpette o quello che siete abituati voi a fare con il soffritto, vi prendete il quadratino che voi desiderate, lo mettete nel tegame ed è fatto. Ogni anno preparo i funghi questi estivi in questo modo. Metto con l'acqua a bollire, metto un po' di cipolla dentro, un foglio di alloro e il sale. Lo faccio bollire circa massimo 10 minuti, ecco, dipende quanto sono grandi. Prendo anche la schiuma che loro quando iniziano a bollire fanno la schiuma. Dopo li metto tutti ad raffreddare e faccio in modo che li asciugo, ok? Mi sono finiti i sacchetti di sottovuoto e metto in questi di Ikea e mi faccio le porzioni di questi funghi. Non congelateli crudi perché hanno un gusto orrendo se non sono un po' trattati, tipo un po' cucinati. E li mettiamo in congelatore, anche questi li abbiamo ecco pronti per fare i nostri pasti. Invece il brodo lo metto in questi monoporzioni. Vi salverà molto questo brodo perché quando voi fate tipo qualche salsa o qualcosa in umido, ecco, prendete un cubetto di ghiaccio e mettete direttamente nel mangiare e cambia subito il sapore dei vostri piatti.
Avevo finito anche il mio condimento, ho messo a essiccare un po' di cipolla rossa, un po' di funghi e peperoni. Metto tutto a frullare e così ci facciamo anche il nostro condimento in casa senza comprare, soprattutto con le combinazioni di gusti con quello che noi desideriamo. Metto sale dentro, il sale ci aiuta per non fare tipo delle palline che non si formano dentro.